Eccomi qua. Sì, sto registrando. Ciao popolo. Scusate la voce. Allora, saluto a tutti quanti. Vado veloce, senza troppe chiacchiere perché oggi è lunga. Avevo detto che quest'anno le affilature saranno quelle vere, vi faccio vedere quelle vere, basta con i video in cui uno fa vedere quel movimento o quella pietra o quell'altra cosa. Ho deciso che quando mi faccio le mie affilature private e personali, ogni tanto, non sempre, ve le faccio vedere anche a voi. Oggi bisteccone da preparare per la rasatura, ma prima, come al solito, la sigla. Eccomi qua. Allora, sto strillando troppo il microfono. Me l'allontano un po', vai. Allora, oggi ho detto bisteccone. Oggi mi riaffilo, mi ripreparo un 10 ottavi, il Cardinal di Yuri Gravchenko, una lama bellissima che va benissimo, che io non uso molto spesso perché chiaramente il 10 ottavi è un po' più impegnativo sia da preparare sia poi la manualità, chi ce l'ha, chi non ce l'ha. Io non so proprio l'orso yogi, però insomma, poco ci manca. E quindi vi faccio vedere la situazione di partenza, vediamo un po', ce lo dovrei avere già sotto il microscopio. Eccola qua. Quindi un rasoio, vedete, la finitura è ancora buona. Un rasoio che ha lavorato, che ho riposto senza scoramellare, e si vede infatti in parecchi punti il filo ritorto un pochettino, il filo ripiegato. Queste sarebbero state tutte piccole correzioni da fare, bastava la coramella. Una bella scoramellata, quindi si ridistendeva di nuovo il filo, si riallineavano le creste e nulla di che. Però forse da una parte è meglio così, perché almeno ho avuto la possibilità di farvi vedere ecco la situazione di partenza. Un buon bevel ma brutto filo. Che faccio? Intanto ve lo faccio vedere, perché ve lo faccio vedere, l'ho già preparato, ho già messo il nastro, cioè è un bestione, vediamo un po' se riesco. È un bestione, eccolo qua, il Cardinal 10 ottavi, una bestia, veramente una bestia. Andiamo direttamente qua sul piano di lavoro, eccolo qua, forse così si vede meglio. Come avete visto non era un rasoio da ribisellare, però è tanto tempo, ci voglio pure giocare un po' con l'affilatura, per cui sai, spesso si fanno anche le cose che non servono. La bisellatura per velocità, anche perché ripeto sarà una bisellatura velocissima, un accenno di bisellatura, tanto per solo per essere sicuri, dico, ma ancora tagliava, che sai, i rasoi pure a tenerli troppo nelle scatole, troppo nelle valigette, troppo tempo riposti, ossidazioni, in effetti perdono un po' della... fatemene va sta sigaretta. Quindi Naniva 3000 Pro, quindi velocissima. La lama, oltre a essere grande, è leggermente smile, quindi ha bisogno di questo tipo di movimento, quindi o fare questo, entrare col solo tallone appoggiato e poi uscire solo con la punta per prendere tutto, oppure questo, prima premo sulla punta, dopodiché vado a fare pressione sul centro, dopodiché vado a concentrare il lavoro sulla punta, quindi un'affilatura a zone. Altrimenti molto molto più semplice è con due mani. Voi forse non lo vedete, ma qui ho finito il rasoio alzato, lo faccio vedere da qui. Quindi si entra premendo con la mano destra, dopodiché mano a mano si va sul piatto e poi si esce solo di punta, quindi il peso passa dalla mano destra alla mano sinistra, mano destra, mano sinistra. Vediamo se in quest'altro verso forse riesco a farvelo vedere meglio.
si entra con il peso sulla destra e si esce sul peso della sinistra. Vedete che c'è spazio qua sotto, quindi di nuovo destra sinistra, destra sinistra. Secondo me questa è la tecnica, una delle tante, ma la più comoda per le lame Smile. Ripeto, passare il peso da una mano all'altra durante la discesa o la salita del rasoio. Entro spingendo con una mano e esco che sto spingendo sull'altra. Quindi passo la pressione dal tallone centro punta, tallone centro punta, tallone centro punta. O se no, vi ripeto, si può fare pure con una mano sola, non è un problema. Però, ripeto, oggi, visto che sarà un'affilatura vera e non c'è da far vedere niente a nessuno, diciamo che per compagnia ho acceso le webcam, che poi webcam non sono. Nel corso degli anni ho cercato di migliorare un po' anche l'attrezzatura per registrare. Vedete che la pietra è ovviamente velocissima, sono bastati pochissimi passaggi. Adesso vado un po' di tallone e dopodiché un po' di punta. Il centro lo posso anche trascurare, perché vuoi o non vuoi il centro comunque è sempre sul piano di affilatura, per cui il centro comunque la sua bella affilaturina, la sua bella abrasione la prende sempre. Sto andando alla bruta, perché ripeto, non voglio starci troppo sulla bisellatura, perché questo rasoio non aveva bisogno di essere ribisellato. Mi è arrivato un messaggino, uno degli amici, dopo gli rispondiamo. 1, 2, 3. Basta, credo che sia sufficiente. Un attimo solo, levo un po' di limatura sul filo, asciugo, anzi faccio direttamente prima faccio la prova e poi andiamo al microscopio. La prova è sempre la solita che faccio io, sto scomodissimo chiaramente adesso pure per potervela inquadrare. Una spazzolata, vedete, lontano, con il filo lontano dalla pelle, a strage degli innocenti. Quindi il rasoio è bisellato, taglia benissimo, taglia forte. Quindi questa, guardate qua, la posso già mettere via. Ha fatto veramente la strage degli innocenti. Prima di metterla via levo tutti i pelucchi, perché sennò poi la pietra si asciuga e mi rimangono tutti incollati là sopra. Ok, mettiamo via la pietra. Adesso, tanto per curiosità, visto che il test sul braccio, sul pelo, diciamo il test analogico già mi ha dato un risultato, non ci sarebbe neanche bisogno, ma così il controllo visivo a me piace, c'ho l'abitudine di farlo. Poi sicuramente quando realizzo un video, ecco, un'immagine, come si dice, vale più di tante parole, no? Quindi diciamo che è anche per voi, perché se no dice ma questo parla, ma possiamo stare 3 ore a vedere uno che spazzola sulle pietre e poi dice come taglia bene. Ecco, facciamolo pure vedere ogni tanto. Il microscopio sempre tanto bistrattato, almeno riconosciamogli la valenza didattica, mettiamola così, la valenza comunicativa, perché didattica, non devo insegnare niente a nessuno. Quindi questo è quello che mi ha fatto, il risultato che mi ha restituito la Naniva 3000. Adesso
andiamo proprio al massimo della tradizione, mi affido alla mia scaletta, diciamo in questo momento preferita, in questo momento perché poi i gusti cambiano. Vediamo un po', cominciamo così, tanto poi più o meno la giro. Quindi diciamo che mi vado a fare altri due passaggi, un medio grit e la pietra da finitura. Adesso so, quelli bravi, dice io faccio tutto con una pietra, io faccio tutto solo con due pietre. Bravo, bravo, bravo. Fate bene, per carità di Dio, mica sto dicendo che fate male. Io però l'ho già detto infinite volte, aspettate, fatemela pulire un po' perché sento che c'è dello sporco sopra. Niente di che, magari sarà solamente polvere, però una bella spruzzatina con lo spruzzino. Ma diciamolo così, poi che Dio ci mandi buono. Colgo l'occasione, lo spruzzino, acqua demineralizzata, quindi acqua senza residuo fisso, acqua praticamente acqua distillata. L'acqua, quella dei ferri da stiro, non è che c'è bisogno di fare chissà che cosa, quella va benissimo, quindi senza calcare, con meno residuo, stavo dicendo, meno residuo possibile. Intanto prendo il rasoio e comincio. Meno residuo possibile, perché se no mano a mano che asciuga l'acqua evapora, gli eventuali residui rimangono sul piatto della pietra e non va bene. Dice, ma è praticamente da mania così. Sì. Momigiyama. Momigiyama? Sì, Momigiyama. Quindi medio grit, bel medio grit. Poi io di questa pietra sono veramente contento. Essendo un medio grit non mi sto a fare tanti problemi per alzare la sospensione, no, ma ci vorrebbe la tomo, farla con la fanghiglia, fare la fanghiglia con la diamantata, non è corretto, che è vero, che è verissimo, però ripeto, stiamo parlando di una fase intermedia. Quello che io adesso farò poi verrà sovrascritto dalla pietra di finitura e vedrete che pure la pietra di finitura io lo userò in due modi diversi, con una prima sospensione veloce fatta con diamantata e la seconda sospensione invece fatta con la tomo della pietra stessa, proprio per cercare di migliorare la situazione il più possibile, cioè arrivare al risultato nel modo più dolce possibile. E questa è una cosa, per esempio, che chi come me è amante dell'affilatura lenta, intanto comincio, chi come me è amante dell'affilatura lenta apprezza, aspettate, mi serve il dorso, ecco qua, vedi il peletto maledetto? Fatta la rima. Stavo dicendo, gli amanti dell'affilatura lenta apprezzano i vari passaggi, il salire di finezza gradualmente, e chi invece vuole affilare perché gli interessa solamente avere una lama ben preparata, avere una rasatura confortevole, non è che si fa tutte ste seghe al cervello, affila, cerca di ottenere il risultato con pochi passaggi, col minor numero di passaggi possibile, basta e stop. Adesso per esempio voi non lo vedete, ma il rasoio è alzato. Queste prima negli altri video non lo facevo mai vedere, perché si è sempre detto mettete il rasoio piatto, distribuite per bene la pressione, però arriva a un certo punto, se uno ha padronanza dei movimenti, che si può fare anche questo, sto alzato, guardate, qui tocca, qui ci passa quasi un dito, perché chiaramente essendo leggermente smile sto cercando, ecco adesso sto facendo solamente la parte della punta, sto cercando di curare maggiormente
l'inizio e la fine della lama, altrimenti non toccherebbero mai. Poi ogni tanto vado di piatto e andando di piatto praticamente si concentra lo sforzo sul centro, essendo leggermente smile, punta e tallone sono quasi sollevati, impercettibilmente sollevati, e uno da che se ne accorge? Si accorge dalla fanghiglia, guardate, vedete che la fanghiglia al centro me la porta avanti, punta e tallone, la fanghiglia è scivolata sotto, ha trovato lo spazio ed è rimasta sotto. La fanghiglia sta venendo avanti solo e soltanto al centro della pietra. Allora, cominciano i primi caldi e in affilatura bisogna tenerne conto, perché non ci si può distrarre dal tenere idratata sempre la sospensione, perché lavorando con le sospensioni il rischio di tornare indietro nell'affilatura è sempre dietro l'angolo, scusate il gioco di parole. Quindi la sospensione, lo dico perché lo voglio ribadire, perché guardando il video uno non se ne rende conto, uno vede tanto fango qua sopra, ma non è importante la quantità, è importante il livello di diluizione. Io posso avere pure mezzo litro di fanghiglia qui sopra, ma se è ben diluita ferisce poco il filo, gli abrasivi disciolti nella sospensione non sono concentrati, quindi gli urti sulla lama, sul filo non sono così accentuati. Però ripeto, l'inverno il problema è minore. Quando le temperature cominciano a salire anche nelle nostre case, le fanghiglie perdono idratazione molto velocemente. Io qui non andrò a diluizione, mi limiterò solo a tenere la fanghiglia ben idratata, ripeto, sempre per il fatto che sto ragionando ad affilatura media, sto ragionando su una pietra di medio grit, che poi questa Momiji-Yama sia particolarmente fine, sia particolarmente selezionata dallo stesso blocco, ne sono state ricavate due, una è questa e l'altra ce l'ha un mio carissimo amico che dopo aver visto questa all'opera ha detto: ma la posso avere anch'io? Chiama subito, manda un'email al nostro fornitore di fiducia, la grandissima Yasuko Kumura, che saluto, e vedi se è rimasto ancora qualcosa di quel blocco. È stato fortunato, quindi questa pietra ha una gemella. Questa è qui a casa mia, l'altra è in quel di Milano. Cioè, perché sto dicendo le cavolate? È per far passare il tempo, ragazzi. Detto, ho acceso la webcam, ho acceso la reflex, no, come cavolo si chiama? La mirrorless. In questo momento no. In questo momento il faccione è con una mirrorless, l'inquadratura quella su di me, e sul piano di, chiamiamolo, sul piano di lavoro invece c'è un cellulare. Io comincio a fare il primo controllo, ma credo, almeno a giudicare da quello che sento, le cose stanno andando bene. Però voglio approfittare di una cosa: guardate il colore della fanghiglia che non ha partecipato all'affilatura, che se n'è andata sul bordo e è rimasta là, e guardate il colore della fanghiglia invece, quella che ha lavorato, carica di limature. Intanto ho sciacquato il rasoio. Ci avete fatto caso a una cosa?
Io di solito non lo dico perché spero che sia scontato, però oggi dai, facciamo pure il ripassino dei fondamentali. Io sciacquo sempre il rasoio prima di strofinare, anche con un supporto morbido come può essere uno Scottex, perché se il filo fosse sporco, la pressione che fanno le mie dita nel momento in cui vado a pulire mi può rigare il bevel. Posso fare dei danni. Sono stato tanto attento in affilatura, sono stato tanto attento sulla pietra, poi magari mi frego, mi fotto da solo perché ci sono andato a mettere forza, pressione per asciugare, per pulire su un bevel infangato. Allora, aspettate che sembra facile, ma non è. Trovare il punto. Oh, cazzaro, eccolo. Io di solito faccio così, ve lo faccio vedere nel momento in cui riesco a allineare il filo col microscopio. È inutile che vi faccio vedere tutti sopra e sotto. Eccola qua. Vedete? Filo che mano a mano sta migliorando. Ancora molto sgraffiato, per cui c'è da lavorare ancora un pochino. Per me non è ancora pronto. Ho detto, occhio ragazzi, pazienza, perché questa è un'affilatura vera. Qui non fa... Oggi non è che dice, avete visto come lavora quella pietra, come non lavora? No, io sto rasoio me lo devo passare in faccia. Quindi adesso, col solito sistema, come vi ho detto, che mi velocizza tutto, parto con la pressione da una parte e arrivo con la pressione dall'altra. Parto col tallone che poggia e punta alzata e arrivo esattamente nel modo contrario. Questo me lo velocizza parecchio il movimento. Posso fare la stessa cosa anche col cerchietto. Adesso sto concentrato sulla punta, me ne posso andare tranquillamente a cerchietti. Per velocizzare il tutto, vedete che sto cercando di lavorare adesso più sulla pietra pulita che sulla fanghiglia. Cioè la fanghiglia è avanti, io ritorno leggermente qualche centimetro indietro col rasoio, quindi praticamente vado a togliermi dalla fanghiglia. Questo mi permetterà di velocizzare il tutto, di non però in modo non troppo aggressivo. Cioè se facessi forti pressioni, forti torsioni sulla fanghiglia, ripeto, il rischio di tornare indietro c'è sempre. Allora preferisco avere un bevel, quindi tanto il controllo del nastro, preferisco avere un bevel più segnato, ripeto, tanto a quel punto sarebbe, fatemi vedere, sento qualche cosa, è ora di cambiare il nastro. Allora, aspettate, come al solito, pure qui, di nuovo, pulitina, bagnata alla pietra perché nel frattempo non voglio che si asciughi, asciugatina al rasoio, via il nastro usurato. Prendo l'occasione pure per farvelo vedere. La vedete l'usura del nastro? La vedete? Vediamo se si mette a fuoco. Vabbè, non perdiamo tempo con la messa a fuoco. Comunque ecco, dalla parte interna forse si nota ancora di più. Quindi quando il nastro è capitato proprio a Cecio l'altro giorno in una live sul mio gruppo, proprio qualcuno mi ha chiesto: ma tu il nastro non lo cambi mai? Ogni quanto si cambia il nastro? Ecco, manca a fare la posta, è successo quello.
che di solito a me succede poche volte. Il nastro si cambia quando ce n'è bisogno, non c'è una regola aurea. Il nastro si cambia dopo la bisellatura, il nastro si cambia quando si usura, appunto. Si può usurare subito, si può usurare mai. Ecco qua. Ecco qui. Sto sistemando il nastro, scusate, tendo a non farlo da qua, tendo a farlo vicino al corpo, per cui sembra che non sto facendo niente, ma se mi date un secondo, ecco qua, abbiamo levato l'eccesso, via il nastro che è avanzato, via le forbici. Ok, vedete, erano rimasti dei residui. Il nastro cominciava a lasciare della gommina sulla pietra. Io da quello me ne sono accorto. Quando ho cominciato a sentire vibrazioni strane, dico, che sta succedendo? La pietra è pulita. Cioè, è pulita come qualità. La pietra non ha inclusioni di nessun tipo. Insomma, sono mesi e mesi che ce l'ho. Questo è stato uno degli ultimi acquisti, ma comunque, se non è passato un annetto, non lo so, poco ci manca. Poi magari me lo faccio dire da Carlo che, essendo più giovane, ha migliore memoria. Ecco qua. Quindi, infatti adesso scorre molto più liscia la lama. Ecco qui. Altro proprio minutino scarso. Scusate per spipparmela. Ecco qua, ancora di nuovo tallone. Ragazzi, io ve lo faccio vedere, ma voi se non ne siete sicuri non lo fate. Io sto sempre, quando affilo a zone, è chiaro, è gioco forza che va alzato il rasoio dal piano di affilatura. Se vi sentite convinti, fatelo, se no non lo fate. So che i rasoi sacrificali di solito di Gold Dollar hanno tutti il filo dritto, quindi è pure difficile esercitarsi qui sul rasoio sacrificale, perché questo movimento si prova solo e soltanto, si può provare solo e soltanto sugli smile, niente di anche su questo che non è molto smile, però la necessità si sente. Però prima di provare a lavorare a costa alzata, anche a costa alzata, pensateci 40 volte, non lo voglio sto scrupolo di coscienza. Dice qualcuno poi adesso rovina il rasoio. Se ve la sentite bene, ma se no lasciate perdere. Fate il classico movimento X rolling X come vi pare, provate il giochino con le pressioni con 2 mani, ma se non ve la sentite lasciate perdere, non ci provate proprio a lavorare a costa alzata, è pericoloso. Non ci giriamo intorno, è onestamente pericoloso. Già tante persone hanno ancora difficoltà a distribuire uniformemente il peso del rasoio su fili dritti con movimenti normali, il classico movimento a uscire, hanno difficoltà a distribuire uniformemente il peso lungo tutta la lunghezza della lama. Quindi come si dice, prima si impara a camminare e poi si impara a correre. Io ve l'ho fatto vedere perché lo faccio, quindi a qualcuno gli può venire il dubbio, perché poi voi lo vedete dall'alto, io lo vedo da di qua, lo spazio lo vedo proprio tra tallone e parte alzata.
è chiaro che poi questo movimento è tanto più accentuato quanto più è ampia la curvatura dello smile, cioè è ampia, quanto più è pronunciata la curvatura, una curvatura ampia, una curvatura più dolce, no, quanto più è pronunciata la curvatura dello smile. Allora, faccio un altro controllo, sperando magari che sia l'ultimo. Allora, vediamo un po' che sta succedendo. Se il filo sta bene, me ne fotto del bevel, cioè me ne fotto dell'estetica. Poi magari cerco di curarla un po' con l'ultima pietra, ma... vediamo un po' che sta succedendo qua. Ah beh, se non cambio inquadratura pure io. Oh, perfetto. Posso pure andarmene un pochettino a spasso. Aspettate, qua mi sembra che la luce la prende pure meglio, lo vedo più chiaro. Oh. Io a questo punto mi fermo. Per me questo visualmente, oggi scusate non mi vengono le parole, visualmente, ripeto, ognuno conosce i propri strumenti, essendo abituato a questo microscopio, a questo ingrandimento che vi ripeto è 320x, ma fatti bene, essendo abituato a questa pietra, secondo me questo filo è un bel filo teso senza imperfezioni. L'ho detto nell'ultima diretta che ho fatto, però non era qua su YouTube, era sul gruppo. A questo ingrandimento, quello che state vedendo inquadrato dall'estrema sinistra all'estrema destra, quindi tutto il fotogramma, inquadra 2 mm di filo, per cui è un fortissimo ingrandimento. Quelle che sembrano leggere imperfezioni, in realtà ricordatevi che tutto è 2 mm, per cui immaginate quanto sono sottili quei marchi di affilatura e capite a questo punto quanto è teso quel filo. Vedete che le fanghiglie non mi hanno procurato bave. Vado pure a spasso da qualche altra parte, uguale, dove c'è un segno di più, dove c'è un segno di meno, ma continuando a controllare il filo, vediamo se ho perso eccolo qua, controllando il filo è estremamente tirato, estremamente rettilineo, ripeto siamo sul medio grit, ed estremamente pulito. Ecco, un'altra cosa che il microscopio magari serve a capire se uno sta lavorando su un vero filo o magari sta lavorando sul filo morto, un filo pieno di riccioli, di bave, di residui di affilatura. Spesso sento gente, sono stato 20 minuti su una pietra e non è successo niente, ma perché, ma per come, il rasoio non taglia. Probabilmente quei 20 minuti passati sulla pietra in realtà uno non era sul filo che stava lavorando, ma uno stava lavorando sul filo morto. A questo punto, nel frattempo, mi sono girato, sto cambiando pietra perché sono arrivato alla finitura ultima. Ok, quindi ve la faccio vedere, scusate, cambio inquadratura, piano di lavoro. Eccola qua, la mia Nakayama Santa Benedetta. Dice, ma che Nakayama è? Santa Benedetta. Sapete, no, che poi i nomi dei giapponesi sono molto coreografici, perché si mette prima il nome della cava e poi si mette l'indicazione della colorazione, poi per completezza magari si mette anche il nome dello strato.
quindi questa potrebbe essere una Nakayama Kita, forse Hiromono, perché vedo una sfumatura qui, una Nakayama Kita Hiromono Suita, ci ho messo pure lo strato, ma non è quello l'importante è da dove è stata presa. Questa io mi diverto sempre a dirlo. Il bello di questa pietra è perché è stata estratta dal pozzo principale prima che venisse chiuso, prima che venisse fatto saltare con la dinamite, perché ormai era diventato troppo pericolosa, l'estrazione. E questa è una pietra che dormicchiava in magazzino di un grossista. È stata ritrovata e fortunato io. Quindi adesso, guardate qua, 600, consumatissima. Adesso i primi passaggi me li vado a fare alzando un po' di sospensione, ma poca, non vi credete, un po' di sospensione. Vedete quanto ci vuole pure con la diamantata per sollevare un po' di sospensione. Ecco qua, basta, proprio pochettino. Dopodiché gli ultimissimi passaggi invece, sospensione ancora più leggera con la sua Tomo, che vedete è proprio piccolissima, microscopica, la Tomo che ho ricavato da qui col Dremel, disco diamantato, tanta acqua e pure un po' di coraggio, perché questa non è una di quelle pietre propriamente economiche. Allora, adesso cerchiamo di uniformare la fanghiglia. I primi passaggi sgraziati così, ma ripeto, quei primi passaggi si uniforma il tutto. Cerco di riportare la fanghiglia sul lato, che se mi va a finire di qua vabbè, che poi la posso sempre recuperare girando la pietra. E dopodiché lavoro a un po' di fanghiglia alla volta. Vedete, guardate, poi ditemi se questa è la velocità di una pietra da finitura. Guardate e guardate in 20 secondi. Questa è velenosa, ma velenosa nel senso buono. Qui facciamo la stessa cosa. Porto la fanghiglia, intanto facendomi un bel giretto a cerchietti, mi porto la fanghiglia su questo lato della pietra. Dopodiché ne porto un po' indietro e lavoro su piccole quantità di fanghiglia. Qui ancora c'è pressione e la fanghiglia tutto sommato è di buona consistenza, non è durissima, però è consistente. Tra pochissimo, tra un paio di minuti, forse anche prima, comincerò con le diluizioni. Quindi adesso mi sono fatto una salita con la punta, adesso mi faccio una salita a centro filo, poi riprendo e mi vado a fare pure una salitella al tallone. Guardate, nero inchiostro, vedete? Io mi ci diverto troppo con questa pietra. Forse è la pietra da finitura più veloce che io abbia visto in giro. Cioè, guardate anche di qua,
guardate anche di qua, ho fatto tutto il lavoro partito dalla punta, arrivato al tallone, adesso ritorno indietro. Ok, la pietra mangia. Adesso la faccio mangiare di meno perché voi lo sapete che le giapponesi, è stato detto, ridetto fino alla morte, le giapponesi sì, devono essere lavorate ad acqua, ma non gradiscono essere affogate nell'acqua. Bisogna riuscire a trovare il giusto compromesso, la giusta diluizione, la giusta quantità di acqua sul piano da filatura. Quindi adesso la giusta quantità d'acqua era quella. Adesso ancora, per carità, è veloce, guardate, volete ve la faccio rivedere un'altra volta, basta che rimango fermo su un punto, vedete la differenza di nuovo di colorazione. Però allungando, quindi dando un leggero eccesso d'acqua, diminuisce un po' l'efficienza, va? Mettiamola così, le qualità rimangono le stesse, la finezza rimangono le stesse, diciamo che la capacità d'abrasione, infatti vedete, un paio di passaggi e via, qualche cosa di meno dello spruzzino d'acqua, qualche goccia, bisogna andare col ditino leggero. Anzi, l'ideale sarebbe avere a fianco una ciotolina con l'acqua, bagnare i polpastrelli, aspetta, fatemi la sola, bagnare i polpastrelli e far cadere un paio di gocce d'acqua sulla pietra. Quello è il sistema migliore per controllare l'idratazione. Io, sapete, se sono brancaleonico, le cose io le devo fare alla Carlona. La Carlona, io mi chiamo Mauro, alla Maurona devo fare le cose. Allora, la fanghiglia si è raffinata, la fanghiglia adesso si sente, è diventata più burrosa, più oleosa quasi. Ecco, la sensazione cambia a un certo punto, un po' come passare dall'affilatura d'acqua all'affilatura d'olio. Vedete che non mi sto preoccupando tanto dei movimenti, vado col sacrosanto cerchietto che ecco, mi permette di controllare per bene tutte le zone del rasoio. Quel movimento esasperato adesso di alzare la costa, continuo a farlo, ma se ci avete fatto caso adesso è quasi impercettibile, perché adesso siamo già entrati, anzi siamo entrati da un bel po' nella lucidatura del filo. Ormai le capacità di taglio gli sono state date in bisellatura, poi sono state migliorate nel medio grit con la Momiji Yama, adesso è alla ricerca della dolcezza. Quindi l'ultima diluizione e poi vado al controllo, perché secondo me sono arrivato al momento di pulire la pietra, rifare una leggera sospensione, ma proprio che non si dovrà neanche vedere. Una leggera sospensione solo a protezione del filo, perché questa pietra è durissima. Allora, lavorare con pietre durissime senza sospensione a sola acqua è pericoloso, è pericoloso perché i fili si strappano con un attimo. Con le pietre morbidine si può lavorare a sola acqua, con pietre morbidine che vi posso dire come una belga si può lavorare addirittura sotto il filo, il famoso filo dell'acqua. Pietre con questa durezza, strappare un filo, un attimo prima il filo c'è, un attimo dopo è veramente strappato, sfrangiato, è un attimo. Allora, eccolo qua. Aspettate, vabbè sì, se ve lo faccio vedere pure io. Tempo di prendere la messa a fuoco.
Eccola. E me la sono ripersa. Forse è un po' troppo chiara l'immagine. Eccola qua. Oh, vedete? Bevel segnato. Dice, ma come le Nakayama, le pietre giapponesi fanno la satinatura? Attenzione, e mi interrompo un attimo. Bagno la pietra per non farla asciugare. Cambio proprio inquadratura. Attenzione, chiariamolo bene questo punto. La satinatura va benissimo, ma la satinatura vera, non la satinatura quella coprente, che ci vuole niente a farlo, basta aumentare la fanghiglia, aumentare la densità, lavorare senza mai fermarsi su un punto, quindi evitando che il bevel tocchi proprio sulla pietra pulita, no? Che si sposti la fanghiglia che fa da cuscinetto e il bevel tocca sulla pietra di base. Ecco, se uno non fa tutte queste cose, ma si tiene a fanghiglia abbondante, si tiene a fanghiglia medio densa, si tiene sempre in movimento sul piatto d'affilatura, evitando di fermarsi, gli viene fuori una bellissima satinatura falsa, di quelle coprenti, di quelle meravigliose senza un segno, senza niente, ma i segni ci sono, stanno sotto. È stato solamente nascosto il reale stato del bevel. Qui, come vedete, che vedete se non vi cambio inquadratura? Qui, come vedete, i segni, i marchi ci sono. E i marchi ci sono perché sono rimasto fermo spesso in un punto, perché mi sono divertito a farvi vedere la velocità d'abrasione della pietra. Ho diluito molto la fanghiglia, per cui ho lavorato ad acqua sporca, ma a me interessa il vero risultato, a me interessa la vera affilatura, perché ripeto, questo qui non è il video. Oggi vi faccio vedere come lavora una Nakayama Suita, no. Oggi io mi sto affilando un rasoio perché tra un po' mi vado a fare la barba, quindi questo rasoio deve tagliare correttamente. Ci sono i segni? Ci sono i segni. Frega? Non frega. Quindi adesso, scusate, pulisco di nuovo la pietra con l'acqua, sfruttando quel minimo di pressione che mi dà lo spruzzino. Quindi la pulisco, la faccio sgocciolare per bene. Eccola qua. Ritorniamo. Dove sta il piano di lavoro? Eccolo qua, il pulsante. Ogni tanto il pulsante me lo perdo. Ok, quindi pietra pulita. Adesso sporco, vado, pulisco anche questa microtomo, ripeto, della sua stessa, quindi una tomo ricavata dalla stessa pietra. Ogni tanto ci vuole coraggio, ogni tanto ci vuole veramente coraggio. Sinceramente, quando ho deciso, sì, va bene con la tomo di Shobu, va bene con la tomo, ci sono tante altre pietre che gli si potevano accoppiare, però dico, senti, secondo me questa pietra è talmente fine che il massimo sono convinto di tirarlo fuori dalla sua stessa tomo, quindi una pietra che deve lavorare da sola con se stessa, anche se l'accoppiata con la Shobutani è eccezionale. Quella mi piace, forse da un filo più morbido, questo è un filo che tende ad essere un po' più chirurgico. Oh, vedete? Basta. Quindi, come si dice? Sospensione praticamente fantasma, ce n'è poca e dove c'è è pure trasparente, si vede tranquillamente sotto. Guardate questa riga nera obliqua,
La fanghiglia sopra c'è, ma la riga la vedete tutta, non viene mai interrotta alla vista. È qualcosa di veramente molto 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 diluito. Mi asciugo un attimo le mani. Quindi, cosa vado cercando? Vado cercando il filo, vado cercando la taglientezza e me ne sto riccamente fottendo dell'estetica. Quindi adesso quel po' di fanghiglia che c'è cerco di radunarla. Adesso non c'è più pressione, che qui, a parte che la lama è importantissima e pesantissima, per cui il solo peso della lama basta e avanza per garantire che ci sia abrasione, anche perché, guardate qua, no, guardate dove va, vi l'ho sempre detto, attenzione a tutti quelli che predicano senza spiegare, no? Perché poi la pressione diminuisce man mano che si va avanti con l'affilatura, più le pietre sono fini, più fino ad arrivare al solo peso del rasoio. Una beata minchia. Ditela bene, arrivare fino al solo peso del rasoio, se comunque la pressione rimane sufficiente per creare un'abrasione, altrimenti se sta un'ora a spazzolare su una pietra da finitura senza produrre risultati. Comunque l'affilatura è abrasione, io devo abbradere il metallo con degli abrasivi via via sempre più fini fino ad arrivare a qualche cosa di acuminato e dolce. Quindi fino a che devo riuscire a ridurre l'altezza di quelle microcreste, a ridurre la profondità che c'è tra una gola e l'altra tra una gola e l'altra delle creste, insomma, del rasoio, tra cresta e cresta, tra vertice e vertice c'è sempre una gola. Ecco, io quell'altezza devo andare a ridurre. In finitura sì, vado con la mano leggera, ma se vedo che comunque non c'è abrasione, la pressione un po' la devo rimettere. Io adesso sto veramente con il peso del rasoio, guarda, mi avvicino qua a questo punto. Questo era il colore principale, vedete? Anche se di poco. Anzi, con l'occasione giro pure la pietra, va, non ho girato mai. Stavo dicendo, se dopo 10 minuti che sto su una pietra da finitura mi accorgo che non sto producendo risultati, perché comunque la fanghiglia rimane sempre lì, non si carica per niente di limatura, e allora evidentemente la pressione è talmente poca, è talmente bassa, che quel poco d'attrito che si crea non è sufficiente per garantire l'asportazione del materiale, non è sufficiente a garantire il lavoro sull'acciaio. L'acciaio passa sull'abrasivo senza esserne influenzato, non c'è graffio. Adesso faccio ancora una cosa ancora più deleteria per l'estetica, per la satinatura. Il movimento più indicato è quello circolare per garantire una satinatura migliore. Il movimento rettilineo, vuoi non vuoi, è il movimento che provoca maggiori marchi di affilatura, tutti belli inclinati, paralleli, vicini uno all'altro. Quindi
se io volessi imbrogliare questo non lo farei, perché adesso vi faccio vedere che sotto il microscopio il risultato non sarà esteticamente perfetto, ma ripeto, a me interessa, sto andando piano, a me interessa andarmi a fare la barba con questo rasoio. Ok, leviamo il grosso. Guardate ancora questa macchia di fanghiglia sopra quella famosa riga nera. Ancora adesso si riesce a vedere, non riesce a coprire la pietra, ancora si vede tutta quella riga nera, non solo una parte. Quindi questa, ecco, quella che anche sul gruppo chiacchierando io ho sempre definito acqua sporca. A questo punto non possiamo neanche parlare di fanghiglia, parliamo di acqua sporca. Quindi una consistenza che sta, lo troverò, Madonna, ma perché oggi, eccolo. Allora aspettate, microscopio, dove sei? Ecco qua, cerchiamo di leggeri, no, ma io non mi ci metto più a lavorare, stavo per dire leggerissima imperfezione al centro, ma adesso no. Aspettate, sposto, mi faccio un po' di, eccolo qua, so se si riesce, spero di sì, che si riesca a vedere la punta, la freccia del mouse. Stavo valutando questa, è una leggera imperfezione sul filo, poi mi sono dato il cretino mentalmente da solo. Ma quale leggera imperfezione? Se l'ho detto prima che da nord a sud, da destra a sinistra, no, da nord a sud, tutto al più da est a ovest, se dall'inizio del fotogramma alla fine del fotogramma, dell'immagine, questa è 1920x1080, sono inquadrati 2 millimetri, allora a occhio, quindi la metà di questa immagine è 1 millimetro. Quanto sarà lo spessore, la larghezza e soprattutto la profondità di questa lieve imperfezione? Cioè non è neanche valutabile. Quindi ragazzuoli, io mi fermo, un pochettino a spasso, ma perdo solo l'inquadratura. Ragazzi, Sanagayama è favolosa. Ragazzuoli, andiamo a fare un'altra prova così empirica. Intanto ho spostato questa, oddio, qui questo mo è tutto sporco e bagnato, però andiamo a fare un'altra volta la prova. Incredibile. Allora dice, ma pure prima si sono tagliati, sì, però prima io ho sentito lo strappo, quindi i peli rimanevano agganciati al filo. Adesso ho dovuto guardare giù, dico, sto facendo la figura di merda, dico, ma l'ha tagliati? E l'ha tagliati, sì che l'ha tagliati. Dopodiché qui santa pazienza, perché questo non è facile da girare in mano, qui ci vuole la coramella. Adesso qui ci vuole coramella e dopodiché finalmente la meritatissima rasatura. Allora aspettate, io intanto levo tutti i segni e soprattutto i residui di gommina del nastro.
ecco qua, ecco qua. Allora, sì, vediamo se riesco a farvi mettere questo a fuoco. Vedete? 10 ottavi, modello Cardinal, Yuri Kravchenko, manico, queste sono tutte scagliette di osso di mammut, chiaro, si poteva fare tutto con la stecca d'osso da criminale, quindi recuperando varie spezzature di lavorazione, questo è zanna di mammut, quindi è un macigno, ripeto, è veramente un macigno, questo peserà 2 metri e mezzo. Ragazzi, ritorniamo all'inquadratura principale. Un'ora, ecco, diciamo, questa è un'affilatura, una delle mie affilature private e personali. Fossi stato solo con le camere spente, forse avrei risparmiato quei 10 minuti di chiacchiere, per cui non è un'affilatura da un'ora, è un'affilatura da 3/4 d'ora. Ma 3/4 d'ora ripartendo dalla bisellatura, facendo un passaggio intermedio e 2 passaggi su pietra finale. Quindi comunque non un'affilatura corta, non un'affilatura di quelle a una pietra, massimo 2. Quindi secondo me i 40-45 minuti ci stanno tutti quanti. Ma poi ripeto, per me non è un problema. Io mi ci diverto. Per me, ripeto, l'affilatura è fine a se stessa. È un hobby, è un passatempo. La goduria a me non inizierà in bagno radendomi. La goduria è già cominciata, quindi io già mi sono rilassato con le mie pietre, col mio rasoio e mi sono divertito a strofinare il ferro sulla pietra. Adesso ci vorranno una 10 minuti buoni di scoramellata perché ne faccio tante e poi qui non si può andare in velocità, guardate che bestia sta costa, questa non è semplice da girare in punta di dita, infatti probabilmente userò una telaio lentamente. Chiudo, vi saluto, vi ringrazio della compagnia virtuale, ci tengo solamente a rimarcare un punto. Io oggi vi ho fatto vedere un'affilatura a costa alzata. Per favore, non voglio essere responsabile della distruzione di rasoi. Se ve la sentite, ok, ma se non ve la sentite lasciate perdere perché è veramente pericoloso. È un tipo di movimento estremo che è utile solo e soltanto in presenza di lame smile, quindi non ci provate per niente a farlo sul rasoio con il filo dritto e soprattutto ci vuole una padronanza della pressione quasi assoluta, perché nel momento in cui si alza la costa si va a premere in un unico punto. Ecco, voi immaginatevi che cosa poteva essere la pressione distribuita su 7 cm di lama. Certo non può essere la stessa forza concentrata in 1 centimetro, quindi c'è bisogno di adeguare costantemente, cioè tante sono le cose da vedere, quanto alzare, quanto premere, quanto stare sullo stesso punto e quanto cominciare a muoversi. Ragazzi, non è semplice, per cui mi raccomando, se ve la sentite, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma se non ve la sentite, fermi, rimanete col dubbio. Ma se avessi fatto il movimento, rimanete col dubbio. Ricordatevi che una volta staccato l'acciaio da un filo, non si può riattaccare più. Basta con i prediconi, vi ringrazio, un ciao popolo a tutti quanti. Aspetta che devo beccare il tasto per terminare la registrazione. Ciao popolo a tutti quanti. Spero che il video vi abbia interessato, se no io comunque mi sono affilato il rasoio. Quindi detto questo, un saluto a tutti quanti e ci becchiamo al prossimo video. Ciao popolo!